Come funziona la monetizzazione su YouTube? Oggi vediamo di rispondere definitivamente e precisamente a questa domanda, spremendo tutto quello che so su questo tema dopo oltre 25 milioni di visualizzazioni e più di $200.000 guadagnati. Andremo anche a prendere i numeri reali dei miei due canali, quello a tema sport e quello a tema finanza e imprenditoria. E se rimanete con me fino alla fine vedremo tutte le differenze e soprattutto so che la cosa che più vi interessa, quanto guadagnano. Quindi carta e penna, qui sotto vi lascio l'indice, un mi piace per supportare questi videoni. Iniziamo. Partiamo dalle basi. La prima cosa da fare è attivare la monetizzazione. Per riuscire a farlo i criteri sono due. Il nostro canale deve avere almeno 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazioni. Dopodiché potremo andare nella sezione monetizzazione di YouTube Studio e seguire la guida molto semplice per partecipare allo YouTube Partner Program. Fatto questo potremo attivare la monetizzazione nei nostri video. Qui va subito chiarita una cosa. Attivata la monetizzazione e ticcate tutte le possibili pubblicità che possono apparire nei nostri video, display, overlay, cards, skippable, non skippable, all'inizio, alla fine o in mezzo se il video è lungo più di 8 minuti, non stiamo dicendo a YouTube voglio che tu le metta qui, ma stiamo semplicemente dando il permesso a YouTube di metterle. Poi è a discrezione di YouTube se farle apparire o meno, e il farle apparire o meno viene deciso da un algoritmo, il cui scopo è ovviamente far rimanere il più possibile la persona all'interno della piattaforma, cercando allo stesso tempo di massimizzare le interazioni che questa persona ha con le pubblicità, perché come vedremo dopo sono loro stessi, YouTube, i primi a guadagnarci. Perciò, dato che l'algoritmo di YouTube è molto più bravo di me a prendere decisioni di dove mettere la pubblicità, semplicemente quello che faccio è dare tutti i permessi di monetizzazione. Dopodiché si occuperà lui di dove piazzare le ads. Idem vale per le pubblicità in mezzo al video. I 4 ad breaks che vedete qui sono stati scelti da YouTube, non li ho impostati io. Certo, li posso modificare e impostare al minuto che voglio. Poi però è sempre a discrezione di YouTube il farli vedere o meno. Ora, chiarita questa cosa iniziale, dobbiamo chiarire da dove vengono i soldi, quanti ne arrivano e soprattutto perché in alcune nicchie di contenuti si guadagni di più rispetto ad altre. Qui ci sono due entità da chiarire bene: l'azienda che paga la pubblicità e l'interesse della persona che sta guardando un video su YouTube. Ora seguite l'esempio, tutto si chiarirà man mano. Partiamo dall'azienda, così è tutto più semplice. Io sono il proprietario di un'agenzia di viaggi e voglio far conoscere la mia azienda per poi vendere più viaggi. Quindi decido di fare pubblicità su YouTube per far apparire il mio nome o la mia offerta di fronte alle persone. Qui inizia il bello, perché quando vado a fare una campagna su YouTube posso scegliere il target di persone a cui far apparire la mia pubblicità. Essendo un'agenzia di viaggi, andrò a scegliere persone a cui interessa viaggiare o piace viaggiare. Poi in base al tipo di viaggio posso anche scegliere persone di una determinata età o persone interessate a un particolare stato. Ma per non complicare il tutto rimaniamo solo a persone interessate a viaggiare. Ovviamente non saremo l'unica azienda a fare pubblicità su quel target. Ci saranno altre agenzie, altri tour operator e altre aziende che vorranno apparire davanti agli occhi di quelle persone su YouTube. Perciò qui inizia l'asta. Molto semplicemente quello che si va a stabilire con quest'asta è un prezzo. Il prezzo di mercato per quel target, per quella tipologia di persone. Così che se io spendo X apparirò n volte davanti a quel tipo di persona, mentre se spendo il doppio apparirò il doppio di volte. Ed è ovvio che se la domanda di quel target aumenta, il prezzo per fare pubblicità su quel target aumenta. Ed è importante capire che quest'asta viene fatta per ogni diversa nicchia di persone ed il prezzo può tranquillamente variare tantissimo, semplicemente perché ogni azienda, ogni settore ha un diverso budget pubblicitario. Ora stavamo parlando di agenzie di viaggi, target e nicchia viaggio, dove c'è a disposizione un certo quantitativo di denaro per apparire di fronte alle persone. Questo quantitativo di denaro va in base ai margini che ogni azienda ha per vendere i suoi prodotti o servizi. Io, azienda, faccio pubblicità solo se mi conviene, e qui possiamo immaginare che aziende coinvolte in beni di consumo abbiano margini più piccoli, quindi possono investire meno soldi in pubblicità rispetto ad aziende che offrono servizi finanziari, per esempio. Ora che abbiamo capito la parte aziendale, che è quella più importante perché alla fine da lì arrivano i soldi, perché alla fine sono le aziende che pagano me, YouTube è solo un intermediario che si prende un grande taglio, come vedremo dopo. Capito questo, direi che è il momento di introdurre i miei numeri, così andiamo avanti con la spiegazione. Qui non voglio essere sbruffone, ma anzi il più trasparente possibile, per fare in modo che si riesca a capire come funziona questo mondo e soprattutto tutte le sue potenzialità. Io per questo, se potete, vi chiedo solo un mi piace per fare in modo che questo contenuto possa arrivare al maggior numero di persone. Durante
Durante il mio primo anno su YouTube, nel 2018, ho guadagnato 1.301,95 dollari. Nel 2019 26.122,61 dollari, come vi ho fatto vedere in questo video. Nel 2020 91.210,09 dollari, come vi ho fatto vedere in quest'altro video. Nel 2021, l'anno scorso, come vi ho raccontato in un paio di video, ho avuto un paio di problemi personali. Per 3 mesi ho pubblicato pochissimo o nulla, ma nonostante ciò ho concluso l'anno con 99.935,27 dollari. E vedremo insieme se quest'anno riuscirò a riprendermi completamente e sfondare per la prima volta la barriera delle 6 cifre. Comunque, tornando al nostro discorso, oltre a queste cifre, quello che vorrei osservare insieme a voi sono 2 numeri: l'RPM e il Playback Based CPM. RPM è l'acronimo di Revenue per 1000, cioè quanti soldi guadagno per ogni 1000 visualizzazioni. Riprendendo i miei dati, nel 2021 il mio canale ha fatto 7.825.107 views, il suo RPM è stato 12,77 dollari, perciò per spiegarvi questo numero, 7.825,107 migliaia per 12,77 dollari il mio RPM è uguale a 99.926,61, che è poi quello che io ho guadagnato in monetizzazione. Non è preciso al centesimo perché probabilmente 12,77 è un numero approssimato, ma volendo l'RPM possiamo calcolarcelo da soli. 99.935,27, la mia monetizzazione, diviso 7.825,107, quante migliaia di views ho fatto, è uguale a 12,7711. Ed eccoci qui con il mio RPM calcolato al millesimo. Poi il secondo numero da guardare, come dicevamo prima, è il Playback Based CPM. CPM è l'acronimo di costo per 1000, cioè quanti soldi guadagno per 1000 impressioni o interazioni. Una impressione è quando una persona interagisce con una pubblicità nei miei video, quando per esempio ci clicca o quando la segue fino in fondo. E paradossalmente, se i miei video non generassero impressioni, io non guadagnerei nulla. Però potete immaginare che su migliaia e migliaia di visualizzazioni alla fine qualche impressione salta fuori. Comunque nel 2021 ogni 1000 impressioni ho guadagnato 19,66 dollari. Queste due metriche mi fanno capire semplicemente quanto vengo pagato, ed è interessante osservarli al variare del tempo o al variare del tema del canale. Per esempio, per me è molto positivo vedere che negli ultimi anni entrambi sono aumentati. L'RPM è passato da 0,57 a 12,77. Poi qui si analizza e io analizzo, e se devo cercare di trovare un motivo per il quale questo numero è aumentato così tanto, secondo me sempre più aziende stanno iniziando a fare pubblicità su YouTube, perciò la concorrenza è più alta ed il prezzo per fare pubblicità aumenta. E probabilmente con il crescere del mio canale alcune aziende potrebbero aver deciso di prendere come target solamente le persone che guardano il mio canale. Analizzato questo numero al variare del tempo, ora che ho un secondo canale con un tema diverso e quindi un'audience diversa, possiamo vedere come questi numeri cambino in base all'audience. All'inizio di questo mese infatti ho aperto un canale a tema sportivo dove in questo momento sto pubblicando contenuti relativi al padel, e nonostante questo canale abbia meno di un mese ho già avuto la fortuna di attivarci la monetizzazione, e questo canale in una quindicina di giorni mi ha fruttato 204,30 dollari. Però i numeri su cui voglio concentrarmi per fare un'analisi sono RPM e CPM. In questo canale ho un RPM di 0,97 in confronto a quello di 12,77 nel canale a tema finanza e imprenditoria. In realtà l'RPM di questo nuovo canale è ancora così basso perché non tutte le visualizzazioni che ha generato sono state monetizzate, perché come vi dicevo prima la monetizzazione non si può attivare fin da subito. Il numero dove si può fare un reale paragone, una corretta analisi, è il CPM, perché il conteggio del CPM inizia dalla prima interazione, non dalla prima visualizzazione. E qui abbiamo un CPM di 4,61 sul mio nuovo canale contro 19,66 dollari sul mio vecchio canale. Come potete vedere, la monetizzazione su una nicchia sportiva è molto più bassa, è 4 volte più bassa, ed in realtà sarebbe addirittura più bassa, perché confrontandomi con alcuni amici che trattano sport in Italia, sottolineo in Italia perché il CPM cambia anche in base a nazione e lingua parlata, comunque mi hanno detto che il loro CPM medio in nicchia sport è 3 dollari. Il motivo per cui il mio ad ora è leggermente più alto è perché tante persone che hanno iniziato a seguire questo mio nuovo canale arrivano dal mio vecchio canale e quindi da un interesse finance, e questo dimostra ancora di più che il CPM dipende dal pubblico. Paradossalmente, se sul canale sportivo avessi un'audience interessata alla finanza, avrei un CPM identico al canale principale, ma è intuitivo pensare che se sul tuo canale fai video a tema sportivo attirerai persone interessate allo sport, perciò mi aspetto che
man mano in futuro il CPM di questo canale venga ponderato da nuove persone che porteranno il CPM nella media di questa nicchia. Qui, facendo un approfondimento, vi lascio la tabella della media mondiale per nicchia del costo per click delle ads su Facebook. Attenzione, questa metrica, il CPC, è diversa dalle due di cui abbiamo parlato prima, però ci permette vagamente di capire quali siano le nicchie di interesse più pagate del web. Possiamo notare che la nicchia meno pagata è quella legata all'abbigliamento e quella più pagata è relativa alla finanza. E se volessimo approfondire ancora di più, questo è il CPC per paese. Guardate dov'è l'Italia. Prima di concludere c'è un'altra cosa da sapere sulla monetizzazione di YouTube. Quello che viene retribuito a noi creator su YouTube è solo il 55% di quello che le aziende pagano a YouTube. Il restante 45% se lo tiene YouTube e Google. E se facciamo un calcolino, i miei contenuti hanno fatto guadagnare a YouTube circa $82.000 l'anno scorso. Non male, ma credo anche che questo sia anche giusto, perché senza questa piattaforma tutto quello che faccio non sarebbe possibile. Detto questo, ora vado a riposarmi perché sono spremuto. Vi prego di lasciare un mi piace se volete supportare questi contenutoni. Iscrivetevi al canale se non volete perdere tutti i futuri e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi.